morning. Oggi continuiamo, come ha detto Nello, nel sermone sul monte. Today we're going to continue with the Sermon on the Mount. E iniziamo con alcuni versetti del passo che vedremo insieme. And we'll start with some verses that we will read together. Matteo capitolo 5, iniziando dal versetto 38. Matthew 5, beginning in verse 38. Gesù disse: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, togligli anche l'altra. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. Un po' più di un anno fa, just over a year ago, in Iraq, c'è stata una tragedia che non aveva a che fare con la morte di persone. There was a tragedy that resulted in the death of many people. That was not about death of many people. Lì si sta distrutto alcuni resti archeologici. ISIS had destroyed some famous archaeological sites. E ha portato via molti tesori che erano lì da anni. And they carried away with them many treasures that had been there for years. Il danno subito a livello mondiale per questa perdita di cose importanti a livello storico, the world felt the loss of these treasures. È stato molto grande. And it was a terrible loss. Ma in mezzo a questa tragedia si è svelato un tesoro. But in the midst of this tragedy, a treasure was unveiled. Perché hanno scoperto dei resti di un sovrano Esarhaddon. Because after this tragedy, they discovered the remains of some archaeological site of the treasure of Esarhaddon, che era un re durante i tempi dei profeti, who was a king during the time of the prophets, 2700 anni prima. 2,000 years before. E perciò abbiamo un'ulteriore conferma di ciò che dice la Bibbia è veritiero. And so we have an additional confirmation that confirms some of the biblical teachings, the biblical events. E questo illustra che a volte in mezzo, quando c'è una tragedia, si può anche svelare un tesoro. And this shows us that even in the midst of a tragedy, a treasure can be unveiled. Ed è quello che vedremo oggi nel sermone sul monte. And that's what we see today in the Sermon on the Mount. Se tu pensavi che fosse difficile il comandamento di Cristo di non guardare la donna perché avresti commesso adulterio, if you thought the teaching of Jesus that even looking at a woman can be adultery was hard, o se pensassi che mantenere la promessa del matrimonio fosse difficile, or if you thought that keeping your marital commitment was hard, allora forse oggi abbiamo qualcosa di ancora più difficile. Today we might have something that's even more challenging. Ed è quello di scegliere di non vendicare quando qualcuno ci fa male. And that's to not return vengeance upon those who have done injury to you, ma addirittura di amare i nostri nemici. but instead to love our enemies. Gesù inizia dicendo c'è un alto prezzo da pagare per coloro che scelgono di amare invece di vendicarsi contro. Jesus says there is a high price to pay for those who choose to love rather than retaliate. Dice, voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Because Jesus says, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, togligli anche l'altra. But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. E a chi vuole farti causa e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello.
And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2. Da chi ti chiede Give to the one who begs from you, e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. and do not refuse the one who would borrow from you. Nella legge di Mosè c'era previsto un limite In the law of Moses, it provided a limit. e questo limite non era per gli individui, And these limits weren't intended for individuals. cioè la legge doveva essere applicata nella nazione The law was to be applied on a national level. e quello che Gesù sta dicendo adesso si applica alla nazione. And so what Jesus is saying right now applies to the nation. Non è che le persone dovevano vedere la giustizia da sole, It's not that people should be seeking out how to get personal justice. ma nell'applicazione della legge nella nazione comunque c'era un limite. But the national justice, however, also had a limit. C'era un principio dell'equa retribuzione, The principle of equal retribution, occhio per occhio eye for eye, e dente per dente. tooth for a tooth. E Gesù dice che questa legge è solo un inizio, And Jesus is saying that this law is only the beginning. perché per quanto riguarda i miei seguaci, But because for me, as it regards to followers, noi dobbiamo andare oltre. followers of Jesus, we need to do more. I miei seguaci, My followers, quando saranno feriti, when they are injured, rifiuteranno la soddisfazione di vendicarsi refuse for themselves the satisfaction of taking vengeance e or invece retribution. cercheranno il bene più alto dell'altra persona. But instead they think of the highest good for the other person. Si tratta del perdono. Think of forgiveness. A volte il perdono penso per tutti quanti è una cosa difficile, Forgiveness is something that's hard for everyone. è qualcosa del quale abbiamo pensato It's something that we've thought about. e forse abbiamo pensato anche di farlo, And maybe sometime we've thought about doing it, ma probabilmente molte volte non abbiamo seguito la nostra intenzione di farlo. but a lot of times we've probably fallen short in our attempt to apply forgiveness. Noi potremo perdonare troppo in fretta per evitare il dolore o per manipolare una situazione. Sometimes we might be too quick to forgive to avoid conflict or manipulate a situation. Questo non è il perdono del quale parla Gesù. That's not the type of forgiveness that Jesus is talking about here. Gesù non sta dicendo che il perdono significa che dobbiamo continuare ad essere una vittima. And Jesus isn't talking about a forgiveness that means that we are continually victimized. O di lasciare che l'offesa si fa più volte. Or to just let the injurious situation continue over and over. Gesù non sta dicendo che chi offende non deve pagare una colpa, non è colpevole. He's not saying that the people who commit offense are not guilty of that. Gesù non nega il male He doesn't deny evil, e neanche condona il danno subito, and he doesn't condone it, ma dice che dobbiamo astenerci dalla vendicazione but he's saying that we need to abstain from taking retribution fino al punto tale da permettere al malvagio di raddoppiare il danno. even to the point that sometimes the damage will be doubled. E lui usa 4 vignette per illustrare questo principio. And he uses 4 vignettes to illustrate this principle. Lo schiaffo a quei tempi era un insulto. A slap on the face at that time was a great insult. Lo schiaffo col dorso della mano. The backhanded slap. E Gesù dice: se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, porgli anche la guancia sinistra. Jesus is saying if somebody gives you that backhanded slap on the right cheek, turn the left cheek also. In una corte della legge,
In a court of law, una persona poteva vincere una sentenza somebody could win a sentence, e come premio avere la tua tunica. winning your tunic, Ma il mantello per legge non doveva essere preso. but they could never take your cloak E or Gesù your sta undergarment. dicendo, se perdi una causa, dagli anche il mantello. And so Jesus is saying, hey, you can even give them that cloak. La terza vignetta è un po' difficile per noi vedere oggi. The third vignette is harder for us today. Dice, se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Saying that if one person makes you go walk 1 mile with them, walk with them 2. Forse una cosa più vicino ai nostri tempi sarebbe una cosa del genere. Maybe something in our time might be something like this. Diciamo che un ammiraglio mi chiedesse di portare la sua valigia un miglio. If like some admiral came up to me and asked me to take his luggage for him a mile, Potrei dire, ma che c'entro io? and I could say like, hey, what's that got have to do with me? Non sono arruolato come marinaio. I'm not an active duty soldier. Non devo prendere ordini da te. I don't need to take orders from you. E invece io la porto 2 miglia. But instead, I might take that luggage 2 miles. Il quarto vignetto è quello di un prestito. And the fourth vignette is that of loans. Di non chiedere interessi a chi chiede un prestito. And to not ask for interest on loans you give out to those who ask. Dio aveva stabilito che nel suo popolo non ci fossero rapporti messi in difficoltà. God said in the law that his people didn't want to put them in, among the people of God, to not put them in difficult situations Per questioni finanziarie. because of financial issues. Il tuo fratello non doveva mai diventare il tuo schiavo. Your brother should never become your slave. Perciò in Israele c'era questo discorso di fare prestiti senza interessi, So in Israel there was this discussion of giving loans but without interest. per non creare una situazione dove una famiglia andava a finire in schiavitù. Preventing families who might be in debt from becoming slaves. E Gesù usa tutti questi 4 vignette And Jesus uses these 4 vignettes per farci vedere to help us to see fino a che punto dobbiamo arrivare the lengths to which we need to go, nel non vendicarci quando qualcuno ci fa male. where we don't retaliate when people treat us poorly. Perché il perdono è difficile, no? But forgiveness is hard, isn't it? Il perdono chiede a noi di fare un'azione. But forgiveness requires us to take an action. Ed è un'azione che magari non troverà una risposta dall'altra parte. And it's an action that oftentimes doesn't find a response from the other party. Lewis Smith dice, perdonare significa liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. And to forgive is to set a prisoner free and then discover that the prisoner was you. Chi deve perdonare siamo noi. Those who need to forgive are us. Nonostante come sarà la risposta dall'altro lato. Not even concerning ourselves with what the response might be from the other party. Perdonare non è la stessa cosa della riconciliazione. Forgiveness isn't the same thing as reconciliation. La riconciliazione chiede un passo oltre Reconciliation requires an additional step per ristabilire un rapporto, to reestablish the relationship, ma possiamo perdonare comunque. but we can still forgive. Il perdono è un processo, non è semplicemente un evento. Forgiveness is a process, not just a step in time. Il perdono è qualcosa che dobbiamo fare ogni volta. Forgiveness is something that we need to do each time. È qualcosa che dobbiamo fare anche se l'altra persona non si penta. And it's something we need to do even if the other person doesn't repent. Il perdono non è la stessa cosa del dimenticare. And forgiveness isn't the same thing as forgetting. Spesso non dimentichiamo il torto.
Often we don't forget about situations, Comunque possiamo scegliere di perdonare. but we can still choose to forgive. Perché il perdono non è basato sulle azioni degli altri. Because forgiveness isn't beneath the other. It doesn't depend on. Oh, okay. It's not founded on the actions and responses of the other person, Ma è una cosa che ha a che fare con il nostro atteggiamento. but it has to do with our own attitude. Perciò chi non perdona He who doesn't forgive è quello che rimane prigioniero. is like that person who remains in prison. È la persona che deve essere liberata. It's a person who needs to be freed. E Gesù sta dicendo: i miei seguaci saranno quelli che perdonano. And Jesus is saying here, those who follow me are people who forgive. Ma lui va oltre But he goes beyond this. e dice: amando i propri nemici attivamente è qualcosa di ancora più grande. He's saying actively loving one's enemies is even harder. Ed è quello che faranno. And that is what they are called to do. Non soltanto rifiuteremo di vendicarci, Not only are they not to refuse to take retribution, ma ameremo attivamente i nostri nemici. but to actively love our enemies. E questo è straordinario. And this is extraordinary. Gesù continua dicendo: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, that's fine. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. so that you may be sons of your Father who is in heaven. Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, For he makes his sun rise on the evil and on the good, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. and sends rain on the just and on the unjust. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? For if you love those who love you, what reward do you have? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Do not even the tax collectors do the same? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Non fanno anche i pagani altrettanto? Do not even the Gentiles do the same? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Voi avete udito, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. You have heard it said, love your neighbor and hate your enemy. Questo non troveremo nell'Antico Testamento. We won't find this verse in the Old Testament. Non era qualcosa che Dio aveva detto al suo popolo, It's not anything that God said to his people, ma si vede che era una cosa popolare detta in giro. but we see that it was a popular saying going around at the time. Gesù preferisce un altro detto, Jesus preferred another saying, un versetto che si trova in Proverbi e Romani. a verse that we find in Proverbs and Romans. Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane e da mangiare. Se ha sete, dagli dell'acqua da bere. If your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him water to drink. Come seguaci di Gesù non basta non vendicarci del torto che abbiamo subito. As followers of Jesus, it's not enough to simply refuse to take retribution. Dobbiamo amare attivamente i nostri nemici. We need to actively love our enemies. E questi nemici nel Vecchio Testamento si trattava dei loro fratelli a volte. And these enemies we see in the Old Testament sometimes were among brothers. A volte erano fuori dal popolo di Israele. Sometimes they were outside of the people of Israel. E questo potrebbe descrivere anche la situazione di oggi. And this can describe the situation today too. Purtroppo nella Chiesa a volte troviamo dei nemici. Sometimes in the church we find enemies. Magari pensiamo oppure al lavoro nella società. Or maybe at our job in society. E forse per chi cambia spesso lavoro pensa: va bene,
aspetterò un paio di anni e poi andrò via e non avrò più quel problema. Sometimes we might think we have problems at our work now with people, and then I'll just wait 2 or 3 years and find another job and leave the problems behind. Per chi resta in questa chiesa può pensare, va bene, se andrà via quella famiglia starò meglio. In our church, sometimes we might think, oh, okay, in 2 or 3 years that family will leave and then things will be better. Questo è quello che Stephen Covey chiama una vita nemico-centrico. This is what Stephen Covey calls the Enemy-centered life. enemy-centered life. Prendi le tue decisioni basati su quello che farà difficoltà, renderà difficile la vita del nemico. So this type of person makes decisions based on which decision will cause the most problems for his enemy. È una vita sulla difensiva. It's a defensive life. È una vita che è troppo reattiva, One that's very reactive. che potrebbe essere paranoica. That could be called paranoid. E Gesù dice che la soluzione a questo tipo di vita And Jesus is saying that the solution to this type of life è quella di amare i nostri nemici. is a life that loves our enemies. Non è difficile amare le persone che ci amano. Isn't it hard enough to love? It isn't. Okay, it isn't hard to love people who love us. Ma è molto difficile amare le persone che non ci amano, But it's really hard to love those who don't love us, che magari ci trattano male, that treat us poorly, magari sono insensibili, that are insensitive, che non mostrano mai l'amore verso di noi. that never show love to us. Lì chiede un impegno, They ask for commitment. un impegno, una scelta di continuare ad amare. Okay, well, Jesus calls us to make a decision to love those people. Okay, in spite of that. È quello che lui ha fatto. And in all, that's exactly what Jesus did. Isaia 50 versetto 6 dice: Isaiah 50 verse 6 says, Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva I gave my back to those who strike, e le mie guance a chi mi strappava la barba. and my cheeks to those who pull out the beard. Io non ho nascosto il mio volto I hid not my face agli insulti e agli sputi. from disgrace and spitting. Uno ha detto: ricambiare il bene con il male è diabolico. One person said, to return evil for good is devilish. Ricambiare il bene con il bene è umano, To return good for good is human, ma ricambiare il male con il bene è divino. but to return good for evil is divine. Ed è quello che Gesù Cristo ha fatto. And that's what Jesus did. Lui ha preso lo schiaffo col dorso della mano. He took the backhanded slap on his back. Gli hanno strappato la sua barba. They pulled out his beard. Era pieno di lividure He was full of stripes, wounds, e l'hanno messo in croce. and they put him on the cross. E nonostante tutto, And notwithstanding all of those things, lui ha amato i nostri amici, he loved his enemies, tra i quali eravamo anche noi. and some of whom were also us. Ho letto la storia e questo è qualcosa che Cristo ha fatto, And this is what Jesus did. ma è qualcosa che anche noi possiamo fare. But is it something that we can do too? Questa signora si chiama Eva Cor This woman is called Eva Kor. e lei un giorno si presentò a un campo di concentramento insieme alla mamma e alla sua sorella gemella. And one day she found herself in a concentration camp with her mother and twin sister. Si avvicinò un soldato, ha detto: ah, sono gemelle. And a soldier said to them, "Hey, are you twins?" La mamma disse di sì. And the mother said, "Yes." Hanno portato la mamma via e l'hanno uccisa. And so immediately they took the mother away and killed her. Queste due ragazze poi sono state portate subito in una clinica, una specie di clinica.
And these two twin girls were then immediately taken to a special clinic, dove per i prossimi anni avrebbero affrontato degli esperimenti. where they, for the coming years, they were experimented upon. Dalla mano di un uomo di nome Mengele, Experimented upon by a person named Mengele, chiamato l'angelo della morte. who was called the Angel of Death. Da grande la sorella è morta, The oldest sister eventually died, nonostante che Eva ha donato uno dei suoi organi per aiutarla. even though Eva had donated one of her organs to help save her. Questi esperimenti avevano fatto sì che non ce la faceva più. These experiments were done to her and they couldn't be done. She couldn't survive. She couldn't didn't survive. Io non so te, ma io non riesco ad immaginare come si poteva sentire una persona del genere. I don't know about you, but I can't even imagine how a person who undergoes such things feels. Lei viveva per molti anni con l'odio, She lived many years with hate. ma in questi ultimi anni lei è riuscita a perdonare. But in these most recent years, she has been able to forgive. Lei è riuscita a perdonare l'angelo della morte She was able to forgive the angel of death. ed è riuscita ad andare alla sentenza di uno di questi soldati del campo di concentramento. And she was able to go to the sentencing of one of these soldiers at the concentration camp. Lui sarebbe andato in carcere, He was to be arrested and imprisoned. ma lei l'ha liberato dal carcere della sua colpa, dei suoi sensi di colpa. But she helped release him or E him from his sense of guilt. perché ha detto io ti perdono Because she said to him, I forgive you. e si sono abbracciati. And they embraced. È difficile a volte immaginare questo livello o questo punto al quale dobbiamo arrivare per fare il perdono. It's hard to imagine a level like this that we can reach in forgiveness. Ma è quello che Gesù vuole vedere nei suoi seguaci. But this is the type of forgiveness that Jesus wants to see in his followers. Ed è quello che lui era disposto a mostrare andando in croce per noi. And this is the type of forgiveness and love that Jesus demonstrated in going to the cross for us. Il Sermone sul Monte illustra per noi la distinzione che ci deve essere in ognuno che si identifica come seguace di Cristo. The Sermon on the Mount reveals the distinctives that should be seen between the followers of Christ and the rest of the world. Molte persone sono come questa spugna Many people are like this sponge. che, messe sotto la pressione, When it's put under pressure, fanno vedere questa acqua torbida. it reveals this dirty water Che illustra la sfida di perdonare le persone. that reveals the challenge that they had in forgiving. Ma Gesù dice che i miei seguaci saranno diversi. But Jesus says that my followers will be different. Saranno quelli che perdoneranno There will be those that forgive. e quando saranno messi sotto pressione, And when they are put under pressure, quando subiranno i danni, when they are hurt, quando soffriranno per i torti fatti, when they suffer on account of others, riusciranno a perdonare they are able to forgive, o addirittura amare i loro nemici. even to the point that they can love their enemies. E quello che uscirà da loro And what comes out of them sarà la mia vita. will be my life. Preghiamo. Let's pray. Padre, di nuovo oggi Lord, once more today, siamo davanti a un insegnamento difficile we encounter a challenging teaching dove non usi mezze parole, where we can't use half words. tu dici che noi dobbiamo
perdonare, You say that we need to forgive, che noi non dobbiamo vendicarci that we can't take vengeance, e che addirittura dobbiamo amare i nostri nemici. and that we need to love our enemies. Credo che ognuno di noi oggi può pensare a una persona che dobbiamo perdonare. Help us to think, O Lord, of one person in our lives that we need to forgive. Una situazione nella quale siamo rimasti prigionieri A situation which is keeping us in prison perché non siamo riusciti a dimostrare il tuo amore a quella persona. because we haven't been able to demonstrate your love for this person. Aiutaci, Padre, oggi a liberare, Help us, O Lord, today to become free, liberare noi stessi to liberate ourselves e liberare coloro che magari ci hanno fatto qualche torto. and help to liberate those who might have wronged us. Se qualcuno nella Chiesa, aiutaci a correre, If someone in the church needs help to put, aiutaci a farlo subito, help us to do it immediately, affinché possiamo veramente cantare quel canto che dice che siamo uniti nel nostro amore. so that we can truly sing that we are one in the Spirit and one in the Lord. E aiutaci a farlo verso quelli che non sono parte ancora della tua famiglia, And help us to apply this to those who aren't a part of the family of God, affinché possano rendersi conto di quello che tu hai fatto per noi in Gesù Cristo. so that you can help them to recognize that which you've done in us. Fai la tua opera, Padre, oggi nella nostra vita. Do your work, O Lord, today in our lives. Rendici ubbidienti, Help us to be obedient, affinché gli altri possano vedere noi come sale e luce del mondo. so that others may see us as salt and light in the world. E preghiamo questo nel nome del nostro Salvatore e Signore. And we pray this in the name of our Lord and Savior. Amen. And these are the days of his